Ciao amici e benvenuti nuovamente sul canale. Oggi parleremo di un ponte che ha una grande importanza non solo in Italia ma soprattutto a Firenze, il Ponte Vecchio. Conosciuto come l'attrazione più bella della Toscana, secondo le recensioni su Google, questo ponte medievale è stato testimone di secoli di storia e cultura e offre una vista unica sulla città di Firenze. Durante il nostro video esploreremo la sua storia, la sua importanza nella cultura fiorentina e i motivi per cui merita di essere visitato durante una vacanza a Firenze, ma soprattutto le recensioni. Ma se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale. Un gesto per te gratuito, ma per me molto importante perché mi dà la possibilità di portarti sempre nuovi contenuti sul canale e clicca anche la campanella per restare aggiornato sull'uscita dei nuovi video. Il Ponte Vecchio è uno dei luoghi più iconici di Firenze. Situato nel cuore della città, costruito nel XIII secolo, questo ponte attraversa l'Arno e collega la città vecchia con quella nuova. La prima costruzione fu in legno, commissionata a Taddeo Gaddi, un architetto e pittore fiorentino del XIX secolo. Nel 1442 il Granduca di Toscana, Cosimo de' Medici, decise di ricostruirlo in pietra perché il vecchio ponte in legno non era più in grado di sopportare il peso dei passanti. Il Ponte Vecchio è stato teatro di alcuni eventi storici importanti, come la rivolta del 1478 contro i Medici, ed è stato utilizzato come location per molti film e fiction televisive. Oggi è famoso per i suoi negozi di gioielli e oreficerie e per essere una popolare attrazione turistica. Durante il Medioevo il Ponte Vecchio era affollato da macellai, il che gli conferiva un odore non proprio gradevole. Tuttavia, nel 1593 il Granduca Ferdinando I decise di cambiare tutto questo e di trasformare il ponte in un luogo di lusso, popolato da negozi di gioiellieri e orefici, per attirare i visitatori con la bellezza e il fascino delle preziose creazioni degli artigiani locali. E così il Ponte Vecchio divenne non solo un'attrazione turistica, ma anche una meta per gli amanti della gioielleria di lusso. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Ponte Vecchio è stato risparmiato dalle distruzioni e dei bombardamenti perché le truppe tedesche lo consideravano un'opera d'arte. Tuttavia i tedeschi decisero di distruggere gli edifici adiacenti al ponte per impedire un eventuale attraversamento del fiume da parte dei soldati alleati. Il Ponte Vecchio è stato anche teatro purtroppo di eventi tragici. Nel 1966, quando il fiume Arno ha esondato causando una grande inondazione a Firenze. Molti dei negozi e case sul ponte sono stati gravemente danneggiati dall'acqua, ma sono stati successivamente restaurati. Il Ponte Vecchio ha ispirato molti scrittori a creare romanzi romantici che hanno attraversato i secoli e hanno conquistato il cuore dei lettori. Il Ponte Vecchio nasconde un segreto ben custodito, il corridoio vasariano, un passaggio segreto che collega il Palazzo degli Uffizi alla residenza privata dei Medici, Palazzo Pitti, situata sul lato opposto del fiume. Questo corridoio segreto, costruito su ordine dei Medici, era utilizzato per muoversi in incognito e per proteggersi dalle minacce. Era un'opera di ingegneria imponente che attraversava i tetti delle case e delle botteghe, offrendo una vista unica sulla città. Il corridoio vasariano, una delle attrazioni più iconiche di Firenze, è finalmente pronto per essere riaperto al pubblico dopo un lungo restauro che ha chiesto ben 6 anni. Questo percorso unico che collega gli Uffizi con Palazzo Pitti attraverso il Ponte Vecchio è stato attentamente riportato alla sua antica bellezza e offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare l'arte e l'architettura di un'epoca passata, nonostante non sia ancora stata annunciata una data ufficiale per l'apertura. Il Ponte Vecchio è anche un luogo popolare per i matrimoni, con molte coppie che scelgono di celebrare il loro matrimonio su questo ponte storico con viste panoramiche su Firenze. Adesso passiamo alla parte recensioni per capire meglio cosa ne pensano gli utenti di questa grande attrazione della Toscana. Il Ponte Vecchio di Firenze, infatti, essendo uno dei luoghi più iconici della città, ha più di 120.000 recensioni su Google, che ne attestano la popolarità. La media delle recensioni è di 4.7 su 5, il che significa che la maggior parte delle persone che lo hanno visitato ne sono rimaste entusiaste.
Tuttavia, per avere un'idea più completa dell'esperienza del Ponte Vecchio, è interessante guardare anche le due recensioni migliori e le due peggiori. Le recensioni migliori ci mostreranno cosa ha reso il Ponte Vecchio così speciale per alcune persone, mentre quelle peggiori ci aiuteranno a capire gli aspetti che hanno deluso alcuni visitatori. La prima recensione positiva descrive il Ponte Vecchio di Firenze come un luogo affascinante e mozzafiato, che emoziona e contagia con la sua storia, arte e bellezza. Viene menzionato che, sebbene non abbia la bellezza architettonica del Ponte di Rialto a Venezia, il Ponte Vecchio trasuda storia e bellezza da ogni riflesso dell'acqua del fiume. La recensione incoraggia a fermarsi per una foto e a godersi la meraviglia del luogo prima di continuare il viaggio nel passato. La seconda recensione positiva descrive il Ponte Vecchio come un luogo simbolo di Firenze, un luogo molto frequentato dai turisti che percorrono la strada da Piazza della Signoria passando per Palazzo degli Uffizi, che porta a Palazzo Pitti, per vedere le numerose botteghe, orafe e fare fotoricordo. La recensione menziona anche la spettacolare panoramica che si può ammirare dal ponte. La prima recensione negativa del Ponte Vecchio di Firenze evidenzia che il ponte in sé è considerato bello, ma che i negozi di oro presenti su di esso possono essere considerati una scocciatura. Viene anche menzionato che il ponte di Rialto a Venezia, per esempio, offre un'esperienza di acquisto migliore, poiché vi sono negozi di verdure e cibo che costano meno e sono più salutari. La seconda recensione negativa di Ponte Vecchio di Firenze evidenzia una serie di problemi per i visitatori con disabilità, come le strade in cattive condizioni e l'assenza di parcheggi per loro di vicino. La recensione esprime un giudizio negativo sulla mancanza di accessibilità per i visitatori con disabilità. E questo è molto grave perché è importante notare che l'accessibilità e l'inclusione sono questioni importanti che dovrebbero essere prese in considerazione dalle autorità e dai gestori di luoghi turistici. Alla fine, la mia considerazione finale è che il Ponte Vecchio è senza dubbio uno dei simboli più importanti di Firenze, ma come città Firenze offre molto di più in termini di bellezza da visitare. Personalmente ritengo che ci siano luoghi ancora più affascinanti da scoprire in questa città, piena di storia e cultura. Ma qual è il luogo che secondo te non va assolutamente perduto durante una visita a Firenze? Sarei curioso di saperlo, quindi non esitare a condividerlo qui sotto nei commenti. Io intanto ti ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, spero che ti sia piaciuto e che hai imparato qualcosa di nuovo. Ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto e a considerare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui nuovi video in uscita. La tua iscrizione aiuterà anche il canale a crescere e a condividere ancora più contenuti interessanti. Ti auguro una buona giornata, a presto!